questo obiettivo è un cesso, questo è solo un pezzo di vetro, questo è grande, il 600 mm f4 è migliore, però ragazzi serviva proprio qualcuno che ce lo raccontasse. Quante se ne sono sentite attorno al 600 mm f11 Canon STM di ogni tipo, ma parliamone un attimo. Questa serie di video è realizzata insieme a RCF Foto Livorno, che mi hanno fornito il materiale. Abbiamo condiviso 2 o 3 giorni di test, poi soprattutto anche di divertimento, perché obiettivi dalle Carsi Baffi, lo avete visto nel promo, ma certo il 200-500 2.8 Sigma, Leica Monochrome, Leica M10, insomma un sacco di obiettivi, non sto a elencarveli tutti, usciranno i video. E fra questi c'è anche il 600 STM F11. Beh, non vi nascondo che quando è uscito ho storto tanto, ma tanto il naso anch'io. Beh, qui però dobbiamo fare anche aprire una parentesi. Il mondo della fotografia sta cambiando. Ormai sono arrivate sul mercato delle fotocamere così performanti in termini di sensibilità ISO che il 2.8, l'F2, l'F4 sono delle cose già superate. Avete visto come molti brand hanno iniziato a produrre delle ottiche molto scure, molto scure o comunque più scure di quello che era la tradizione. Cominciò per esempio Nikon con il 500 mm F5.6. Cosa succedeva? Sì, perdiamo uno stop, ma il peso, gli ingombri si riducono molto. Qui di stop ne perdiamo parecchi, ma pesa meno di 1 chilo ed è un 600 mm. Cosa è successo? Che contando sulla sensibilità delle nuove fotocamere hanno chiuso il diaframma, rendendo l'obiettivo, grazie a questa intuizione, più piccolo, compatto e leggero. Ma è davvero così? Il gioco non è così facile, perché sapete tutti che quando vado a serrare il diaframma, cioè perdo degli stop, perdo anche la capacità di isolare il soggetto, cioè lo stacco sul fondo, generalmente, che siano avifauna, che sia sport, che sia azione, quello che è il mio soggetto viene integrato progressivamente nel contesto man mano che stringo il diaframma. Beh, certo, perché stringendo il diaframma la profondità di campo si estende. E allora mi direte, che me ne faccio di un obiettivo così? Ecco, questa è la domanda. La domanda è proprio questa. Prima di sparare a zero, perché le recensioni piacciono molto, se io fossi partito dicendo che eccesso di obiettivo, non fa una foto una bella e no, non è così. Basta solo capire a cosa serve. Ecco perché ho trascorso molto tempo con questo obiettivo, perché onestamente anch'io avevo i miei dubbi e finché non l'ho avuto in mano non ho capito a cosa potesse servire realmente. Prima di rispondere, guardiamo un pochettino come è fatto. È fatto anche bene, perché questo rivestimento, un similpelle vulcanico, insomma è piacevole al tatto, anche se in realtà non serve a niente, perché non si comanda niente da questa parte, però si impugna bene. Poi, ragazzi, sconvolgente che pesi meno di 1 chilo, eppure di un 600 mm si tratta. Abbiamo qui la ghiera del manual focus, però per attivarla dobbiamo agire sul selettore. Ce ne sono 3 in questo obiettivo: AF, MF, lo stabilizzatore e poi il selettore della distanza minima di messa a fuoco, o comunque per aiutare l'obiettivo. Non c'è selezione di diaframmi perché, come probabilmente sapete, ce n'è solo uno, F11, anche se non pensiate che F11 sia un forellino piccolo così come per molti obiettivi. No, è bello largo, sembra quasi un 2.8 paragonato ad un 24-70. Manca anche un altro aspetto, ve ne sarete accorti, non c'è l'anello, c'è un aggancio direttamente qui, un aggancio che può essere utile per il monopiede, per il cavalletto, per metterci una piastra, per andare a fare quello che dobbiamo fare. Ma il peso, lo abbiamo capito tutti, è stato l'idea che ha dato l'avvio di questi obiettivi. Non dimentichiamo che c'è anche il suo fratellone, l'800 STM F11. E poi un'altra cosa che, se non sapete, lo imparerete presto,
agganciato come l'avete visto in camera non funziona, dovete agire su questa ghiera, anche questa con una pressilità molto valida, molto buona. In questo modo, sentite? Ok, si sblocca e possiamo estendere l'obiettivo, perché il nostro obiettivo diventa così. Ma la camera non è ancora pronta per scattare, vi dirà arma l'obiettivo, mettilo in assetto di guerra perché così non posso scattare. È vero, devo andare nuovamente a stringere il diaframma, ok? Scusate, il diaframma, a stringere la ghiera. Con questa configurazione adesso è pronto per scattare. Non vi azzardate a fare di fissare questa ghiera tenendo il corpo camera, perché il fissaggio per bloccarla richiede una certa trazione e una certa forza che si scarica sul bocchettone. Andreste a danneggiarlo, almeno io non lo faccio, quindi voi fatelo a vostro rischio e pericolo, ma ve lo sconsiglio. Lo impugnate qua, si impugna comodamente e andate a sbloccarlo, perché la leva è veramente forte, cioè esercita parecchia forza. E poi una volta chiuso, eccolo qua, è un po' più, diciamo un po' più corto di un 70-200, senza dubbio, più leggero. C'è la ghiera, come su tutti i nuovi obiettivi RF, che vi consente di personalizzare ulteriormente le funzioni della fotocamera, e tutto il resto è fotografare, anche perché il peso è leggero e quindi lo stabilizzatore funziona molto bene. Abbiamo detto prima, c'è una domanda, per che cosa me lo compro? Questo è l'unico pensiero che dovete avere in mente. Secondo me, e qui vi do il mio parere, più che personale, è quello di avere un obiettivo, cioè un 600 mm, con una discreta qualità che pesa niente e anche, diciamo, costa niente rispetto a un 600 mm, perché l'alternativa è o uno zoom, e l'ho provato anche con uno zoom con il 150-600, ve lo propongo in un altro video, oppure comprarsi un 600 fisso. Questa è la possibilità di avere un 600 al seguito. Quando mi serve lo tiro fuori e vado a fare tutti i dettagli nel mio paesaggio. Già, perché quando vado a fotografare per esempio il cropping del mio scenario, in montagna per esempio, oppure sono al porto come ero l'altro giorno a fotografare un po' di panorama, di paesaggio e di dettagli, non mi serve assolutamente che sia un 2.8, neanche che sia un 4, anche perché probabilmente facendo quel tipo di fotografia chiudereste almeno f5.6 e f8. Il passo è breve, f11. Diciamo che si fotografa tranquillamente con questo obiettivo e si portano a casa anche degli scatti interessanti. Guardate, la prima era il risultato finale di questo DNG, di questo JPEG che vedete adesso da camera senza alcuna elaborazione. Insomma, l'obiettivo si può usare ed anche moltiplicato. È impressionante come questa foto che vedete sia il risultato di un 600 f11 moltiplicato col 2x che diventa un f22. Però bisogna essere onesti, perché comunque se è vero che il peso la fa da padrone, quindi è un obiettivo che mettiamo nello zaino e quasi non ce ne accorgiamo, è anche vero che insomma ci sono dei concorrenti, penso all'RF 100-400 Canon, il Tamron 100-400, altro validissimo strumento, se non addirittura al vecchio, ma non certo superato, 400 5.6 Canon. Offrono un'apertura senza dubbio maggiore, offrono la versatilità della variazione di focale nel caso degli zoom, e insomma bisogna cercare di capire quello che ci serve prima di sparare a zero su un obiettivo. Vi confesso che comunque me lo sono portato dietro questo paio di giorni, pesa davvero niente. Se bisogna fare delle foto che non sono tanto ravvicinate ma piuttosto verso l'orizzonte, quindi all'infinito, si comporta davvero bene, anche perché è assistito da un sistema di controllo delle vibrazioni molto efficace. Pesa poco e quindi il lavoro è fatto bene. Obiettivi più pesanti invece devono lavorare di più. E insomma, paradossalmente ci si trova quasi a preferire quel tipo di utilizzo, anche se un F11 ci costringe ad alzare gli ISO per avere dei tempi accettabili. Insomma, è sempre il gioco della coperta. Certo, ha bisogno di luce. Certo, è evidente, non serve che ve lo racconti Stefano Medici, ha bisogno di luce quando comincia a scarseggiare l'autofocus della vostra camera.
si fa qualche corsetta in avanti e indietro, soprattutto se andate a pescare nel buio. E non è così preciso come un 2,8 o un 4 quando andiamo a cercare per esempio qualche uccelletto di piccola taglia, magari tra le fronde degli alberi. Però detto questo, fa il suo lavoro, arriva a dei tiraggi che altri obiettivi per avere questo tiraggio pesano molto di più e costano anche molto di più. E allora in definitiva, leggero, compatto, anche secondo me ben riuscito esteticamente, mi piace il materiale col quale è realizzato, è anche molto vario ed è anche facile capire come e che cosa andiamo a impugnare. Quello che non mi è piaciuto molto, che cos'è? È che per attivare il manual focus, che in questo caso sarebbe davvero utile per correggere il tiro, per aiutare un pochettino l'autofocus quando andiamo a cercare in condizioni un po' precarie, non si attiva, non è continuo, quindi bisogna proprio agire o su questo selettore o su quello della camera e questo rallenta un pochettino la possibilità di cogliere il momento. Ho fatto qualche scatto con il Tamron 150-600, dopo 3 scatti già a mano libera ero già indolenzito con questo, non me ne sono nemmeno accorto. E allora grazie a tutti voi amici, vi aspetto ai prossimi video, un ringraziamento anche a RCE Photo che sapete è il più grande mercato d'usato garantito che abbiamo in Italia. Ciao a tutti!